come realizzare una tovaglietta americana. Benvenuti e ben ritornati sul canale di Design e Creations. Io sono una casalinga non disperata e oggi vogliamo realizzare insieme una tovaglietta americana. Se vi piace questo video ricordate di mettere il mi piace e di cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. E intanto proseguiamo col nostro video. Cosa ci occorre per realizzare la tovaglietta americana? Ci occorreranno due rettangoli di stoffa 50 x 40 cm, il cotone dello stesso colore della stoffa, una macchina per cucire, una riga, spilli o pinzette da cucito. Il cartamodello lo realizzeremo insieme. Realizziamo per prima cosa il cartamodello. Ti basterà avere un foglio bianco, quelli che si utilizzano generalmente come proprio cartamodello, e con una riga segnare 50 x 40 cm. Una volta ritagliato il nostro cartamodello, riponiamo il cartamodello sulla stoffa che vogliamo andare a tagliare. Blocchiamo il cartamodello sul rettangolo di stoffa con uno spillo di modo tale da fare un taglio più preciso e proseguiamo al taglio. Procediamo in egual modo anche per l'altro tipo di stoffa. Io ho scelto per il fronte una stoffa di colore rosso natalizio e a fantasia e per il retro una semplice stoffa di cotone bianco. Bene, ora abbiamo i due pezzi di stoffa tagliati nella stessa misura, due rettangoli 50 x 40 delle due fantasie che abbiamo scelto. Possiamo scegliere anche uguale fantasia sopra e sotto e procediamo con la cucitura. Prima di tutto bisogna mettere dritto contro dritto le due stoffe e come sempre bloccare il tutto con degli spilli. Ricordiamoci di lasciare poi un margine di apertura che ci sarà utile per svoltare il lavoro alla fine, un 5-6 cm, non di più. Ed ora andiamo alla macchina. Questo è il margine di apertura che abbiamo lasciato prima e adesso andiamo a risvoltare il progetto. Ecco come si presenta il lavoro una volta risvoltato. Adesso dobbiamo fare un'altra cosa molto importante. Ed ecco qui il lavoro risvoltato. Adesso dobbiamo fare attenzione agli angoli. Diamoci un aiuto o stesso con le mani o con un oggetto, una matita non appuntita. Il lavoro si presenterà in questo modo. Ora facciamo attenzione a tenere ben chiuso la parte dove abbiamo lasciato aperto e ci aiutiamo con delle pinzette da cucito. Possiamo dire che il nostro progetto è quasi terminato. Chiudiamo il tutto quindi con un punto decorativo. Io ho utilizzato lo zig zag perché lo preferisco agli altri in quanto lascia i lavori più puliti. Andiamo a macchina e cuciamo i 4 lati, chiudendo così tutto il lavoro. Il nostro lavoro è terminato. Ecco come si presenta il nostro retro e adesso tocca a voi. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se non ti sei ancora iscritta, clicca sulla campanellina e ricordati di mettere like a questo video. Ci vediamo al prossimo tutorial.